morning guys! Riconoscete questo bar qui dietro? Qui ho incontrato Freccia Verde e gli ho fatto provare la mia Noise. Se non l'avete visto, qui sopra il link in descrizione per poterlo vedere. Ora che sono a Roma mi voglio perdere per le bellezze e i monumenti romani. Ora direi semplicemente di mandare la sigla. Mi asciugo un secondo perché sto grondando di sudore in un modo assurdo, e quando la sigla sarà finita mi rivedrete subito pronto in moto a partire. Eccoci ragazzi, si riparte con il video fermi al semaforo. Vabbè, l'importante è essere in moto e andare. La prima cosa che sto constatando è che Roma è messa malissimo in quanto a strade, ma veramente male. Ma quanto è bassa sta macchina, guardate un po'. Cioè, low ride, fantastica. Ferma. Qui c'è il traffico del io faccio quello che voglio. Attacco qua sul grande raccordo anulare che in realtà volevo farvi saltare, perché il mio navigatore mi sta portando a Firenze. Me ne sono accorto ora. Sono testa di cazzo io che ho pigiato qualcosa e ho resettato tutto. Fate piano per favore che non sento nulla. Ora ci vediamo quando sono uscito dal raccordo anulare. Sono in linea con i pompieri perché là c'è un incendio. Faccio anche da soccorso stradale. Sta diventando grosso l'incendio, porca miseria. Pronto? Io sono dopo Saxaruba, prima di Grotta Rossa. Lo spartitraffico sta andando a fuoco, c'è un incendio. Ok, arriviamo, grazie. Io rimango qua, vado via. Rimango? Non gli frega un cazzo. Capirai, con sto caldo avranno buttato una cicca di sigaretta, qualche furbone. Anche per oggi la piccola azione buona è stata fatta. Nonostante il traffico di Roma, sono arrivati veramente veloci i soccorsi. Bravi ragazzi. Aspettate. Anche Roma ogni tanto vuole sentire il sound e la voce di Noise. Ok, di qua stiamo andando verso San Pietro. La cosa mi può interessare e piacere. Wow. Grazie Roma, che ci fai ridere e sognare ancora. Scusa Antonello, ma sono stonato, ma la tua canzone è bella. Oh, bellezza delle bellezze. Ecca maiala. Devo andare qui a destra, penso. Non lo so, non ne ho idea. E qui cominciamo a vedere le bellezze di Roma. Quelle bellezze che ci fanno emozionare e ci fanno dire ok, fare 4 ore di moto questa sera ne valgono la pena? Vi dico solamente, ne vale assolutissimamente la pena. L'arte, ma quanto può essere bella quest'arte. Ora, molto più semplicemente direi che, visto che la prima tappa l'abbiamo fatta, di tornare in Sella Noise e andare verso il Vaticano. Quindi città del Vaticano, andiamo a piazza San Pietro. Sono già 1,5 litri d'acqua oggi. Il problema è che così nera assorbe calore, che poi assorbo io per contatto. Queste sono quelle giornate che mi fanno un pochino rimpiangere il casco jet. San Pietrini di nuovo, porca miseria. Oh, ecco San Pietro. Ci sarà un parcheggio più vicino? Cioè più vicino di così entro a casa del Papa. Cioè quelle colonnate lì davanti è piazza San Pietro. Ed eccoci alla Basilica di San Pietro. Come voi sapete io non sono credente, però venire in un posto così fa comunque percepire un'energia particolare, perché quante persone qua si riuniscono e tutte insieme spinte da una motivazione unica, no? Di credenza, che possa essere condivisa oppure no. È un messaggio molto molto forte, oltre che bello. In questa piazza così grande ti senti piccolo, quasi insulso. Ora devo pensare che cosa mangiare per pranzo, perché ho fame, quindi ora punterò ad andare al Colosseo circo massimo dopo. Spero che abbia un senso questo giro che sto facendo e non faccia dei rimbalzi in mezzo alla città. Mangio a McDonald's perché voglio spendere poco, perché ogni euro risparmiato oggi è un euro risparmiato per un futuro video. Uno sforzo oggi è un passo in avanti domani. Si riparte. A stomaco pieno si ragiona molto meglio. Ora per il Colosseo è un po' un casino. La peppa.
Mamma che spettacolo. Io ora sto andando senza sapere dove io debba andare. Da amico arleista mi darà una mano. Direzione Colosseo, dove devo andare? Mi sto perdendo. In fondo lungo Tevere destra. Si sveglia Roma! Tutto ciò sta succedendo perché io sto provando a girare senza navigatore, ma ormai l'ho presa, ho iniziato, la devo portare fino in fondo. Ok, il Tevere ci siamo. Da ste parti ci sono passato ieri, mi sembra. Chiediamo indicazioni a questa donna. Scusi, direzione per andare al Colosseo? Che gioia! La signora mi ha gentilmente fatto notare che sto andando dalla parte completamente opposta. L'arleista di prima mi ha detto devi andare a destra, e io poi cosa ho preso? La sinistra. Oltre che perdermi, non so più riconoscere la destra dalla sinistra. Bravo Riccardo. Intanto continua a prendere tutte le buche. Non evitare le buche, pigliale in pieno, ma che ti frega? Le natiche non devono affrontare altre tipo 8 ore di moto. No, devo andare di qua. Oddio, dove devo andare? Di nuovo come ieri. Blim blim, tocca a me, tocca a te. Lo stesso errore di ieri. Sono dove ero prima. Ma dai! Per il Colosseo. Ok, gentilissimo, seguo lui perché mi aiuta lui. Noi se ce la possiamo fare. Ma quanto è bella Roma. Cioè, da qui non si direbbe. Però io che vedo tutto nel suo insieme, vi dico che è veramente stupenda. Andiamo a destra. Sì? C'è la Bocca della Verità. Ok? Ah, mi fermo, ok. Poi a sinistra c'è il Circo Massimo. È stato gentilissimo, grazie, davvero. Buona giornata. La miglior indicazione per la strada è sempre il chiedere alla gente, quindi diciamo che questo è anche un esperimento sociale. Oggi faccio il dottore di umanistica e di sociologia. Faremo un esperimento e vedremo come la gente risponde nel dare indicazioni. E devo dire che la popolazione risponde nel modo corretto. La bocca della verità. Quindi andiamo a mettere la mano dentro e se dico una bugia, lei in teoria mi dovrebbe tranciare la mia mano. Ci rendiamo conto che camminare qui, girare qua, ragazzi, vuol dire camminare, vivere tutti i giorni in mezzo a quella che è la storia. Noise, torno subito, vado a vedere quanto sono bugiardo. Porca miseria, arriva una macchina, via. Comunque qui dietro c'è il Circo Massimo, poi ci fermiamo un attimino anche lì. Caldo. La Bocca della Verità è lì, non è più aperta e libera come venni io l'ultima volta. Cazzo, quando la volta è calda. Shh. Cioè praticamente potevo venire anche a piedi, dire il vero, Ai tempi dell'antica Roma, le gare con le bighe, c'è gente qua seduta che urlava sì, ammazzatevi. Pensate alla gente che ci ha camminato. Gli antichi romani camminavano su queste stesse strade. Ma è fantastico. Ora direzione Colosseo. Mettere i guantini estivi, anche se sono un po' antiestetici su un Harley, però sono la mia salvezza perché fanno passare l'aria. Per me lui è sua maestosità, perché altro non può essere che sua maestosità. Ma è veramente, ma veramente imponente. Oggi lo vediamo di giorno. Ieri sera comunque bellissimo perché tutte quante le volte illuminate con la luce erano stupende, però di sera non si riesce ad apprezzare la sua maestosità. Vorrei tantissimo entrare, però oggi il tempo non gioca a mio favore, quindi tutto quanto oggi lo ammiro da fuori. Dovrebbero beatificare l'ombra, sant'ombra. Si potrebbe fare una petizione per il Papa. E con questo arriviamo penso sui 4 litri bevuti oggi. Come scavano qualcosa da qualche parte vengono fuori reperti, rovine. Comunque riprendiamo Noise e andiamo all'altare della patria. È veramente una prova di forza per me questa oggi, perché con i jeans non è facile affrontare questo caldo. No, aspetta, ho fatto un giro in tondo? No, dai, ancora? Che balle. Ah, ho sbagliato io, devo andare di qua. Già, giusto. Siamo in mezzo a un museo sotto il sole, un altro gabbiano, vabbè, gabbiani, c'è gabbiani a Roma, ma il mare è a 40 km a Roma. Vabbè, allora devo andare di qua forse. Il Colosseo è lì, l'altare della patria è là, quindi la direzione è giusta. Vado dritto, me la oso, mi gioco la carta dritto. Per l'altare della patria dove devo andare? Sempre dritto, non giro mai? Grazie. Il navigatore social umano funziona.
Che bello! Devo farlo più spesso, di mettere via il navigatore e di chiedere informazioni a chi passa. Comunque qui davanti, eccolo qua, l'altare della patria. Penso che sia, per la sua imponenza, per come è fatto, per la fiamma simbolica sempre accesa, forse il monumento più bello che ci sia qui a Roma. Cazzo! No! Il parcheggio l'ho trovato, però l'ho anche mancato. Trovato parcheggio all'ombra. Considerando che là dietro, non molto distante, c'è il Colosseo, potevo anche venire a piedi, però almeno ho fatto un girettino e mi sono di nuovo perso per Roma. Ok, non entro, rinuncio perché non posso misurare la temperatura perché è rotto. Bisogna andare dall'altra parte e ho detto che c'è da attendere un po' perché c'è pieno di gente e dentro sono pieni, quindi non si sa quando si può entrare, quindi la vediamo da fuori. Mi rode non poter entrare, ma non potete immaginare quanto. Sono veramente incazzato. Un bellissimo inno alla nostra patria e al nostro sangue italiano. Un altro gabbiano, anche lassù pieno. Sto andando verso Piazza di Spagna. Senti Noise come si fa sentire. Fontana di Trevi? No, ci devo andare, riparto più tardi. Ma guardate che bellezza che è. Cioè non si può più scendere? Hanno chiuso gli accessi alla Fontana di Trevi. Facciamo una fotina perché ci sta bene la fotina. Direi di riprendere Noise e andare verso l'ultima tappa, che è Piazza di Spagna. A sto ragazzo piace la moto. Se è piacere cerca Noise 883 su YouTube. Come fare sponsorizzazione. Girare il perdersi per Roma porta anche a vedere i posti che non avevi in programma e che avresti voluto vedere. Ma porca mondo, porco mondo. Mi sono accorto di andare di là. Arriva la macchina, 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 arriva la macchina. Mi sono spaccato completamente le mani. Sangue. E con questa penso di aver raggiunto i 5 litri bevuti oggi. Però la giornata ancora non è finita. Mi piace constatare il fatto che qui intorno a me ci sono tante persone che parlano straniero, quindi presumo che ci sia ancora tanto turismo. È stato bellissimo perdermi per Roma. Purtroppo non ho visto tutto quello che avrei voluto vedere. Sono le 6 del pomeriggio. Sono in giro da stamattina alle 9:30 e ora mi aspettano altre 4 orette di moto per tornare a casa verso Firenze. Roma che regala sempre bellissime emozioni. Grazie di essere rimasti con me e chi ancora non l'avesse fatto iscriviti al canale e clicca anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornato. Ciao ragazzi!